Ciao a tutte amiche di Expat Click, ben ritrovate con questa rubrica dedicata ai giovani che hanno fatto i nostri ragazzi expat. In questo caso avete visto la prima intervista che mi ha fatto Claudia a me, come appunto ex bambina expat, invece in questo caso intervisterò io altri ex bambini expat. In questo caso abbiamo Yuko, che in questo momento si trova in Messico, giusto? Esatto, sì, in Messico. Quindi raccontaci un po' di te, presentati, raccontaci la tua storia. Allora, io sono Yuko, sono figlia di expat, dunque, allora, noi in famiglia siamo 2 figlie. Mia sorella che ha 4 anni di più di me, che lei è nata in Mali. Mm-hmm. I miei genitori hanno cominciato la vita di espatriati, mi sembra in Somalia, poi dopo la Somalia sono andati in Mali e hanno avuto mia sorella. Uh-huh. Dopodiché si sono trasferiti in Bolivia, dove sono nata io, e siamo stati lì 7 anni. 7 anni sono tanti. Sì. Sì, abbastanza. Comunque, dopo i 7 anni ci trovavamo benissimo là. A mio padre gli hanno dato un lavoro in Cambogia, dunque in Asia, no? E lì ci siamo stati 4 anni. Dopodiché l'hanno rimandato in Bolivia altri 4 anni. Dunque sono stata riapatriata, diciamo, a casa, dove ho vissuto l'adolescenza. E poi siamo stati trasferiti in Perù. In Perù arrivando in Perù avevo 16 anni, 15 anni, dai 15 ai 18-19 anni. Dopodiché ho continuato il mio viaggio, sono andata in Francia a studiare e i miei si sono mossi dopo un attimo ad Haiti. E poi sono tornati in Africa per finire il viaggio, diciamo. E adesso sono in Italia. Cavoli, un sacco di spostamenti. Sì, un sacco, anche se abbiamo ripetuto un paese. Sì. Ma facevi la scuola italiana? Che scuola facevi tu? No, facevo la scuola francese. Ah, ok. Uh-huh. Sì. Perché, non so bene perché hanno scelto la scuola francese, ma comunque come l'americana, immagino anche come l'italiana, c'è un po' dappertutto nel mondo. Sì, esatto. Ed è lo stesso programma e poi, poi sono andata, per quello sono andata a studiare in Francia, perché avevo tutti i diplomi francesi, dunque non è stato un problema. Certo. Ecco, Ma i tuoi genitori di dove sono? Loro anche si erano spostati prima, no? Di fare poi famiglia, di essere una famiglia. Mia madre è giapponese di origine, però è cresciuta in Italia. Dunque penso sia spostata in Italia con la famiglia verso quando lei aveva 4-5 anni. Dunque è di origine giapponese, ma comunque è molto italianissima. Sì. E mio padre, lui è italiano al 100% di Milano. Ecco, e penso che abbiano cominciato i loro viaggi molto presto, dopo l'università, insomma. Quali difficoltà oppure diciamo cose belle hai incontrato nei tuoi vari spostamenti, nel cambiare scuola, cambiare paese, che vuoi raccontare? Allora, ma sai, per me non è stato molto difficile. A dire la verità, penso che i miei genitori sono stati bravissimi. Perché ovviamente quando ricevi la notizia che devi partire è difficilissima, è durissima. Quando sei piccolo veramente io non ricordo, e penso che non sia stata una grande tragedia neanche, perché finché sei bambino penso che l'importante è che stai con i tuoi genitori, con la famiglia e poi tutto il resto non importa veramente, no? Certo. Comunque ho dei ricordi tipo delle scene, no? Della scena di partenza, tipo alle 4 del mattino con le lacrime,
con il cane, i gatti, tutti in agitazione. Però non è stato particolarmente traumatizzante, diciamo. Poi quando ero più grande, quando sono partita, quando siamo partiti dalla Cambogia, che io avevo 11 anni, è stato, sì, la notizia è stato un colpo, no? Perché noi sapevamo e loro da sempre ci avevano detto che eventualmente dovevamo partire, no? Che non sapevamo dove, ma che comunque ci avevano spiegato che così funzionava. Però penso che, ed è così penso per tutti i viaggi, è difficile la partenza, ma una volta che sei arrivato al posto, il secondo che metti piede dopo essere sceso dall'aereo diventa un'altra cosa, cioè cambia l'universo completamente e in realtà va tutto bene, cioè non crolla il mondo. È più la paura di affrontare una situazione che poi l'esserci veramente dentro, è vero, è vero. Sì, esatto. Sì, è l'idea, no? È l'idea che fa spavento, ma poi una volta che lo vivi in realtà va benissimo. Sì. Poi nel contesto della scuola, perché non è che arrivi, mi immagino che essendo adulti è più difficile, no? Ma quando uno è ancora giovane, arrivi in un posto dove, cioè, c'è la scuola, ci sono i compagni di classe, comunque sei in un posto sicuro, non è che ti lasciano così in intemperie da sola, no? Dunque, poi arrivando in Bolivia, io non ricordavo bene com'era la Bolivia perché ero proprio piccola, sono partita ai 7 anni e poi sono tornata agli 11. Avevo qualche ricordi di amici che ho poi ritrovato, che è stato fantastico ritrovare. Immagino, sì. Sì, è stato bellissimo. Poi tanti ricordi che ritornavano, la scuola me la ricordavo bene. E dunque è stato abbastanza veloce, mi sono adattata abbastanza in fretta alla Bolivia. Poi, dopo la Bolivia che siamo andati in Perù, io ero in piena adolescenza. Ovviamente anche sapevamo che eventualmente dovevamo partire. Quando poi mi hanno detto guarda che papà ha trovato un posto a Lima, dobbiamo partire tra qualche mese, ero un po', cioè non sapevo bene cosa pensare, no? Io volevo restare lì con i miei amici, sai, ai 15 anni dici no, posso vivere senza i miei genitori, non ho bisogno di voi. Rimango qui. Sì. Fai un po' di scena, sai. Comunque era un paese vicino, mi avevano promesso guarda che puoi tornare quando vuoi, tanto questo è il tuo paese, sai c'è una connessione importante con la Bolivia. E niente, allora come ti dico, la partenza è stata molto difficile con tutti gli amici in aeroporto che piangevano. La tragedia alla latinoamericana, sai? E finalmente arrivando a Lima, sì, mi sono adattata abbastanza in fretta anche lì, ma anche deve essere un po', immagino che dipende dal carattere della persona, del bambino, della ragazza che si sposta, ma anche ai genitori, no? Che in effetti devono dare una piccola mano, no? Certo. E poi sì, empatizzare un po' con i figli che per loro è un po' diverso, no? Certo, Ma sì. comunque sì, sono stati bravi. L'unica cosa che mi ricordo che di cui non ero molto contenta era che arrivando non avevamo ancora casa, no? Allora abitavamo tipo in una stanza di albergo dove per me è stato eterno. Tipo, forse ci siamo stati solo un mese, no? Ma io mi dicevo, ma insomma, ma è ora di trovare casa, perché abitiamo in una stanza d'albergo? Non ce la faccio più. Quando l'ho detto alla mamma, subito si è messa a cercare casa, insomma, stavamo aspettando mio papà in realtà che arrivasse. Però ecco, è stato
è stato molto emozionante, è stata una bella esperienza, in realtà non è stato così difficile. Fantastico. E adesso tu Sì. cosa fai nella vita? E perché sei in Messico adesso? Vivi adesso, no? Sì, vivo qua da 3 anni. Uh-huh. Allora, nella vita sono musicista e produttrice musicale. In realtà ho cominciato la vita di musicista da poco tempo, da 3-4 anni, perché sono andata a studiare a Parigi, però ho studiato un'altra roba, ho studiato sociologia. Uh-huh. Immagino che l'interesse per la sociologia è venuta da tutti questi viaggi e non so, tipo avevo bisogno di teorizzare un po' di più tutto quello che avevo vissuto, tutto quello che avevo visto, insomma. E poi naturalmente sono una persona molto curiosa, molto aperta alle altre culture, dunque l'antropologia e la sociologia mi chiamavano. Certo, immagino, sì. Dopodiché, in realtà, per altre ragioni, ho deciso di cambiare di carriera, insomma, perché in realtà il mio sogno era la musica e ho sempre voluto essere musicista e finalmente mi sono detta, boh, è adesso o mai. O adesso o mai, esatto. Dunque, ho deciso di cambiare completamente. Volevo un posto che non conoscevamo, nessuno di noi in famiglia, un posto assolutamente nuovo perché sentivo che era ora di fare il mio viaggio personale, insomma, no? E di trovare un po' le radici, perché è quello il questionamento permanente, penso, di un figlio di expat che in realtà non... Per esempio, io non sono mai stata in Italia, cioè, strano in vacanza, non mi sento italiana. Anche se i miei sono italiani, non sono nata in Italia, non ho mai vissuto in Italia. Dunque, quando mi chiedono di dove sei, io non so cosa rispondere. A volte dico, oh, sono boliviana, a volte dico, oh, sono peruviana, a volte italiana, insomma, c'è la scelta, no? Sì. Dunque, non so, tipo, quando avevo dai 18 ai 26 anni è stato un po' complicato perché mi sono chiesta ma chi sono, quali sono le mie radici, da dove vengo, no? Cosa che immagino che un po' tutti viviamo, ma penso che è stato un po' un colpo, no? Arrivando a quell'età lì hai bisogno di trovare qualche risposta. Sì. E finalmente sono tornata in Bolivia, ho provato a stare lì in Bolivia, a vedere com'era la vita lì. Dopodiché ho detto no, cambio, allora un po' in Bolivia, un po' in Francia, poi ho viaggiato un po' di qui e di là, sono andata a fare del volontariato ad Haiti, ho cercato e finalmente mi sono detta, boh, io vado in un posto dove si parla lo spagnolo perché è la mia lingua, non c'è dubbio, però un posto nuovo dove posso mettere radici, posso piantarmi lì e fare la mia vita, insomma, e cominciare quello che amo e, insomma, costruire qualcosa di mio. Ed è per questo che sono qua in Messico. Lì hai trovato un po', insomma, la tua nuova casa per adesso. Esatto, sì, mi piace tantissimo, non ho voglia di tornare in Europa, penso che l'Europa non è fatta veramente per me perché, insomma, quando sono in Europa mi sento un po' anche lì alienata perché ho vissuto sempre nei paesi del sud, sai, quando arrivo in Europa è tutto moderno e così, fa strano per me. E qui in Messico mi sembra che sia l'equilibrio perfetto, no? Dunque, questo paese è bellissimo, la gente è molto aperta e mi sento veramente al mio agio quando sono qui. Fantastico. Culturalmente sono molto vicina ai messicani. Fantastico. E hai qualche piccolo veloce consiglio per chiudere da dare magari alle famiglie o ai genitori che hanno figli che spostano a destra e a manca, oppure ai figli
che devono spostarsi a destra, ma anche magari hanno qualche timore? Allora, qualche consiglio. Ai genitori direi che di non dubitare, nel senso che i bambini penso che abbiano un potere di resilienza molto più grande degli adulti. Mm-hmm. E si possono adattare molto facilmente, basta che in famiglia le cose vadano bene. Sì, La fondamentale. situazione familiare deve andare bene e poi niente, cioè non stare troppo attenti, troppo dietro o entrare in panico perché chissà che cosa, così. In realtà non bisogna spaventarsi troppo, bisogna avere fiducia che i bambini si adattano, insomma. Poi quando sono adolescenti anche, cioè, sì, ci sono tante scene, grosse scene, ma poi cioè, siamo bravi, insomma, come esseri umani siamo bravi e se non c'è altro, non c'è altro. Cioè supportarli con chiaramente amore in famiglia, una famiglia che comunque unita, che si capisce che li supporti, ma da dietro, cioè di non essere troppo invadenti. Esatto. Sì, esatto, sì. E poi empatizzare anche con la loro situazione e non mettere troppo la pressione, essere pazienti, insomma. Certo. Penso che... Però se dubitano perché immagino che ci sono tanti, lo vedo con mia sorella per esempio, che lei è giovane mamma adesso, che eventualmente dovrà continuare a lavorare perché lei fa anche expat, no? Dunque cambia di paese molto spesso e adesso ha una bambina piccola. Eventualmente arriverà il giorno che avrà un lavoro chissà dove e si chiederà ma insomma cosa faccio con la bambina, sarà una buona idea o no? Secondo me è sempre una buona idea cambiare, viaggiare ti apre la mente, fa che tu diventi più empatico, vedi il mondo diversamente, impari tantissime cose, sempre dire di sì, se la situazione a casa va bene e se tu come adulto sei contento di quello che fai e sei sicuro di quello che stai facendo, avanti, non c'è problema, i bambini si adattano. Esatto, sono d'accordo con te. Bene, grazie mille per questa molto interessante chiacchierata. Grazie a te. E salutiamo tutte allora le amiche di Expat Click e ringraziamo Claudia come sempre per aver organizzato grazie Claudia. nuova rubrica. È stato un piacere. Piacere mio, grazie mille e in bocca al lupo. Grazie anche a te, un bacione. Ciao. Ciao.